Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato a GarageBand per iOS. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche di nuovi video che verranno postati. E poi volevo rivolgere un messaggio amichevole a tutti quelli appartenenti al 73% errotti che praticamente guardano i video e non si iscrivono. Volevo ovviamente digli che non comporta nessun impegno, sicuramente di denaro, e che è completamente gratuito e quindi si possono iscrivere liberamente. Ovviamente se vi interessa l'argomento, perché a me fate crescere e a voi ovviamente arrivano anche le notifiche dei nuovi video che posterà Gennaro. Detto questo, passiamo all'argomento di questo video. Andiamo a vedere la sezione impostazioni tracce, sia per strumenti virtuali che per la sezione audio esterna. Quindi faremo un po' di prove e registreremo la voce contemporaneamente a un accordi MIDI, diciamo, di strumenti virtuali, con ovviamente la tastiera virtuale. Andiamo a vedere il video e prendiamo su un cagnolino, perché ogni tanto qua c'è qualcuno sotto che vuole venire su. Andiamo a vedere il video. Bene, come prima cosa andiamo a creare un progetto nuovo e andiamo a vedere questi comandi racchiusi all'interno di impostazioni traccia. Innanzitutto dove sono? Sono qui, in questa iconetta qui e qua, ecco qua, impostazioni traccia. La cosa che vi faccio notare subito è che c'è una differenza tra strumenti virtuali e strumento virtuale, nel senso che il pianoforte, queste tastiere sono sempre strumenti virtuali. Però per quanto riguarda le chitarre, basse eccetera eccetera, gli etnici e gli archi, manca una voce di qua e andremo subito a vedere di cosa si tratta. Innanzitutto vi faccio vedere, ingrandendo, quello che diciamo possiamo fare. La prima cosa è la quantizzazione. Quindi possiamo quantizzare in tempo reale, andando a selezionare ovviamente la quantizzazione che ci serve a noi, come vogliamo, in tempo reale la nostra traccia che stiamo per registrare, ok? Ovviamente abbiamo anche la terzina, il swing. Poi un'altra cosa che possiamo fare è trasportare la nostra traccia, ma solo dopo averla registrata. Vedete che qui praticamente non è neanche evidenziato, quindi non si può neanche cliccarci sopra. Un'altra cosa, possiamo determinare la velocità di partenza. Cosa voglio dire? Questo settaggio della velocity, che praticamente è quanto premiamo il tasto sulla tastiera virtuale, non fisica, virtuale, è per tutte le note, quindi a seconda di come la mettiamo le note suoneranno sempre così e poi le andremo a sentire. La registrazione invece, questa registrazione qui, ha due praticamente voci. La prima voce unisci registrazioni, che non è proprio, cioè unisci sì, ma nel senso che sovrascrive l'incisione lasciando la traccia, non cancellando quello che abbiamo inciso. Quindi possiamo registrare tipo una serie di accordi, poi reincidirsi sopra un solo nella stessa traccia, ok? Invece sotto registrazione multiple cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo registrare a loop una traccia cancellando però quello che abbiamo registrato in precedentemente. Quindi se noi azioniamo questo possiamo registrare sì, ma però come si ricomincia da capo praticamente la traccia viene azzerata. Registriamo di nuovo. Se noi praticamente non la mettiamo, ok, la registrazione si stoppa automaticamente, poi vedremo, almeno che non abbiamo unisci registrazioni. Come vediamo poi sotto, se si abilita questa, ovviamente diciamo narra la descrizione, la narrazione narra che se mettiamo praticamente unisci traccia, unisci registrazione, la funzione registrazione multiple viene disattivata. Ma adesso andiamo a vedere, togliamo anche questa, andiamo a vedere la velocity, che poi noi metteremo normale perché fa un po' di casino. Se io metto nessuna, sentiamo un po', ok? Se io metto bassa, poi vado, sentite? Ecco, alta vuol dire che praticamente la mia pressione è minima, ok? È il contrario. Una volta diciamo
fatto la pratica, non c'è nessun problema. Quindi adesso andiamo a vedere un po' la quantizzazione. Ok, io ho messo già la quantizzazione, andiamo a vedere se sentite un po' la mia voce allontanarsi perché mi giro ovviamente. Ho messo 4 quarti. Andiamo a fare una registrazione a mano, ok? Di un accompagnamento del tipo, ok, per sentire se la quantizzazione poi ci aiuta effettivamente. Ecco, avete visto che la registrazione praticamente si è disattivata come abbiamo finito di registrare. Se io avessi tenuto invece la registrazione multipla, ok, in questo caso, la registrazione sarebbe praticamente ricominciata da capo e avrei cancellato tutto quello che era nella mia traccia registrato in questo momento. Andiamo a sentire un po' la quantizzazione adesso, andiamo un po' a fare così. Sentite come migliora ovviamente quantizzare questo tipo di accordi, tipo di ritmo, però anche nei solisti potrebbe essere utile, ok? Questa modalità. Ora vediamo la trasposizione del brano, della traccia, perché può essere trasportata ovviamente una traccia alla volta, o non so se possiamo trasportare tante tracce selezionate, questo non ho mai provato. Quindi posso praticamente salire di ottavo semitono, andiamo a sentire. Ok, peccato che questa funzione sia disabilitata per gli strumenti, chiamiamoli speciali, virtuali, basso, chitarra, etnici, eccetera, eccetera, eccetera. Peccato che questa funzione non sia attiva. Andiamo avanti, abbiamo già visto la velocity, andiamo a vedere invece la registrazione, ovviamente unisci, ok, registrazione. Per fare questo io cancellerò ovviamente questa mia registrazione perché vado anche a disabilitare l'accompagnamento automatico per fare una specie di solista, di solo, per farvi vedere appunto come vedete che si è disabilitata la velocity quando togliamo gli accordi, ok? Perché adesso la pressione è data dal nostro dito, ovviamente. Se io vado a fare così, ok, posso andare praticamente a fare una multiregistrazione. Quindi farò una cosa scema per poi vedere di registrarci di nuovo sopra. Ecco, ok. Adesso vado a fare una sovraincisione. Quindi avete capito, è meglio quando usate questa funzione stoppare la registrazione alla prima registrazione per poi avviarla di nuovo senza farla continuare, perché se la registrazione è nel mezzo di un brano va bene, ma se iniziate dall'inizio rischiate di andare fuori tempo o che la prima nota non venga registrata, quindi va bene così. Sentite, ha messo anche a tempo perché ho fatto praticamente, ha messo la quantizzazione a un ottavo, quindi ha messo anche a tempo. Perfetto.
Ora vi voglio far vedere quando metto un altro strumento virtuale che non siano le tastiere, nelle impostazioni di traccia quale funzioni abbiamo. Vedete che vengono praticamente ridotte molto. Dove sono? Eccole qua. Viene la quantizzazione e la registrazione. Anche qua ovviamente posso usufruire delle stesse due opzioni. Però non ho ovviamente la trasposizione e non ho neanche la velocity, anche se mi trovo ora in modalità ok accordi. Vabbè, questo ragazzi, dobbiamo starcene. Ora vediamo come registrare due tracce simultaneamente. Possiamo registrare quante tracce abbiamo audio in entrata sulla nostra scheda, quante ne vogliamo, ma MIDI una sola per volta. Quindi, cioè una traccia audio e cioè una traccia MIDI e tutte le tracce audio contemporaneamente, ma non due tracce MIDI contemporaneamente. Per far questo andiamo a fare così, andiamo nelle impostazioni in avanzate e andiamo a Shaka qua sopra, ok? Vedete che si aprono praticamente, si apre questo pulsantino che vuol dire ovviamente che la mia traccia è in registrazione perché è rosso. Vado a disattivare tutto quello che è disattivabile, vado più e vado a creare una traccia microfonica. Ora ho in entrata una traccia sola perché sto registrando con l'interfaccia della IK Multimedia iRig, ma se voi aveste una scheda audio collegata in questa iconetta qui trovereste invece tutte le vostre tracce, ok? Che potete selezionare, cioè entrata 1, entrata 2, entrata 3 e così via. Quindi potete selezionare ovviamente di registrare anche 2 o 3 tracce contemporaneamente. Ora, per registrare ovviamente queste due tracce contemporaneamente devo praticamente mettere in rosso tutte e due, ma prima di ciò questo tastino qua è il monitor, che se io adesso lo vado a cliccare, sentite la mia voce doppia perché sto registrando lo schermo dell'iPad, ma sono andato, ovviamente azionato il monitor di GarageBand, la stessa funzione si attiva qui, ok? La stessa cosa, anche qua è la stessa cosa. Perfetto, detto questo andiamo a mettere anche qui rosso, clicchiamo sulla chitarra e andiamo a fare praticamente due accordini con la voce di Gennaro che non vi spaventate di cosa farà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ok, guardate cosa è successo. Cosa è successo? Mi è stata tagliata la traccia. Questa penso che sia una bug perché vedete è anche distruttiva. Se io vado adesso da replay, ok, è distruttiva. Ma questo problema si va a risolvere in questa maniera. Sicuramente questa è una bug perché non è possibile che mi si va a cancellare. Io vado qua e vado ad azionare la registrazione praticamente unisci e vedrete che questo problema non esiste più. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eccoli, vedete? Cliccando qui non succede più niente. Va bene, e noi ce ne stiamo, ok? Ce ne stiamo. Adesso andiamo a fare un'altra prova. Ovviamente si tratta di la prova della sovraincisione, ok? Questa funzione qua, come dice la voce, verrà applicata a tutte le tracce. Quindi io vado a fare un'altra traccia audio e proviamo che cosa succede, ovviamente, andando a mettere sì a questa funzione qui. Sentiamo prima come è venuto. La 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 la. Ecco, andiamoci a mettere già un effetto. La 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 la. La la. La 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 la. La 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 la
Ok, andiamo adesso a registrare l'altra traccia. La 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 la. 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 Ok, avete visto cosa ha fatto? Quindi è ricominciato da capo la registrazione, vuol dire che è su multitraccia, ma non viene praticamente applicata a tutte le tracce, perché ovviamente io non ho messo in rosso anche le altre, ok? Quindi vanno sempre messe, scusa se hai ragione, in rosso le altre tracce. Sentiamo un po'. La 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 la. 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 Vabbè, a parte il divertimento, ok? Quindi avete capito che potete registrare praticamente in multitraccia e fare delle altre cose. Ovviamente se io vado a armare quest'altra, il messaggio dell'ora era questo, che non posso mettere due tracce ovviamente con un'entrata sola, non posso registrare due tracce contemporaneamente su un'entrata. Bene amici, adesso per fare un esperimento così un po' audace, diciamolo, ho tirato fuori la melodica e andiamo a fare così una sovraincisione al nostro bel progetto che abbiamo fatto. Rimetto le cuffie perché sennò poi non sento la mia voce, neanche la musica ovviamente. Prima di iniziare andate a levare ovviamente l'impostazione di sovraincisione, se no siamo fregati ragazzi, siamo belli che fregati. La 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 la. 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 Ok, andiamo a sentire. La 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 la. 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 Bene amici, avete visto quanto è facile creare qualcosa di bello con GarageBand, fare musica anche se non si è musicisti. Ovviamente è un programma adatto a tutti, se volete sperimentare, volete cantare anche su una base, poi vedremo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che verranno postati in futuro. E sempre un messaggio a quel 73% irrotti, iscrivetevi al canale, è gratuito e non comporta nulla. Un abbraccio da Gennaro, alla prossima!